Ciao, in questo video ti mostro come applicare i rivetti tubolari con il nuovo Vario Creative Tool di Prim. Li applicherò per creare una differente tipologia di chiusura per il maxicollo in lana. Applicherò questi rivetti per creare un effetto borchie che permetteranno di tenere chiuso il maxicollo. Non sarà quindi apribile come nella versione precedente con anelli o come in quella classica che trovi nel tutorial del maxicollo in lana, ma dovrà essere indossato infilandolo dal collo come una sciarpa tubolare. Trovi come cucire e creare il maxicollo in un precedente video. Trovi il link a questo tutorial nell'info box sotto il video o puoi cliccare il link qui sopra in alto a destra. Ti ricordo inoltre che se vuoi imparare a cucire o migliorare la tua tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovi su www.cucitespresso.it. Sempre nell'info box trovi come sempre l'elenco degli strumenti che ho utilizzato e le info sui tessuti. Prima di cucire il maxicollo ricorda di adesivare con un rettangolo di teletta adesiva tutte le parti in cui saranno posizionati i rivetti. La dimensione della teletta la trovi nel tutorial del maxicollo. Il rettangolo di teletta termoadesiva va applicato sul rovescio sia del tessuto di lana esterno sia del tessuto di pile o felpa interno, quindi la fodera. Nel precedente video, quello in cui ti mostro come applicare gli anelli con il Vario Creative Tool, di cui trovi il link all'interno dell'info box oppure qui sopra in alto a destra, ti mostro come va applicata la teletta sia sullo strato di lana sia sullo strato di pile o felpa. Cucio poi il collo e lo risvolto, chiudo l'apertura come mostrato nel video tutorial del maxicollo, lo spillo in posizione definitiva come indicato nel video tutorial. Ho scelto poi la posizione dei rivetti in questo modo. Dopo aver spillato il collo in posizione, indossandolo mettendo gli spilli in verticale come indicato nel tutorial del maxicollo, ho spostato gli spilli in orizzontale paralleli al bordo a circa 3-4 cm da questo bordo. Ho poi trovato la posizione dei due rivetti alle estremità sinistra e destra, segnando con il filo per imbastire l'ago una posizione a 1,5 cm dal bordo superiore e a 1,5 cm dal bordo laterale. Per capire come segnare una posizione con ago e filo per imbastire ti rimando al tutorial del maxicollo. Con il metro sono andata poi a misurare la distanza tra questi due riferimenti appena creati, che è 33 cm. Oltre a questi due rivetti esterni vorrei aggiungere altri 5 rivetti intermedi, quindi divido questa distanza per 6, viene 5,5 cm. Con un metro o con un regolo, partendo da un estremo, misuro 5,5 cm in orizzontale e 1,5 cm dall'alto e con ago e filo segno la nuova posizione. Lo faccio per tutti i rivetti, quindi ecco qui segnate tutte le posizioni dei rivetti. Prendo poi il Vario Creative Tool. Ti ricordo che all'interno della confezione trovi le istruzioni dello strumento che come sempre ti consiglio di leggere, conservare e tenere a portata di mano ogni volta che dovrai utilizzarlo. Per forare il tessuto, dopo alcune prove su dei pezzi di scarto, ho deciso di utilizzare un punteruolo, eccolo, che permette di allargare le fibre invece di creare un vero e proprio buco. Ho preferito questa tecnica perché nonostante la felpa sia stabilizzata, con i rivetti più piccoli da 7,5 mm tendeva il tessuto ad uscire dal rivetto. Ho deciso quindi di utilizzare in questo caso i rivetti da 9 mm, quelli un po' più grandi di diametro, e il punteruolo. Per applicare i rivetti utilizzerò questo kit specifico per il Vario Creative Tool che permette di applicare i rivetti tubolari da 7,5 e da 9 mm di diametro. Il kit è acquistabile a parte. Anche i rivetti sono da acquistare a parte. Queste le confezioni abbinate al Vario Creative Kit per rivetti tubolari. Le riconoscete da questo rettangolo verde chiaro presente sia sulla confezione del kit sia sulla confezione dei rivetti. Esistono appunto due diametri differenti del rivetto, 7,5 mm e 9 mm di diametro. Da 7,5 mm di diametro esiste solo una tipologia adatta a spessori di 3 o 4 mm massimo. Per quelli di diametro 9 mm invece ne esistono due, una confezione per spessori da 4 a 6 e un'altra per spessori più elevati da 6 a 9 mm.
Per capire quale rivetto utilizzare in base allo spessore ti consiglio di misurare con un regolo lo spessore totale del tessuto o della pelle eventualmente che stai utilizzando. Per esempio io ho accoppiato 2 pezzi di tessuto e ho misurato lo spessore. Ho scelto quindi di utilizzare rivetti da 9 mm di diametro per spessori da 4 a 6 mm. I rivetti tubolari sono composti da una parte con un perno lungo e da un cappuccio da posizionare sopra il perno così. Sono esattamente uguali sia da un lato che dall'altro una volta posizionati. All'interno del kit trovi una scatolina contenenti le matrici di applicazioni sia per i rivetti tubolari da 7,5 mm sia per i rivetti tubolari da 9 mm di diametro. Ecco qui, io userò queste due per rivetti tubolari da 9 mm. All'interno della confezione del kit trovi come sempre le istruzioni di utilizzo che ti consiglio assolutamente di leggere, conservare all'interno della scatola e tenere a portata di mano ogni volta che devi applicare dei rivetti tubolari. Prendo le due matrici per applicare i rivetti da 9 mm, eccole qui. Quella di sinistra, che è il perno più largo, andrà applicata sotto. Quella che ho nella mano destra, con un perno più ristretto, nella parte superiore del Vario Creative Tool. Metto il manico del Vario Creative Tool in verticale nella posizione più alta, bloccandolo. Per applicare la prima matrice nella parte inferiore devo togliere questo blocco di plastica viola. Siccome non sono riuscita a toglierlo con le dita perché era bloccato bene in posizione, mi sono aiutata con il morsetto da tavolo in questo modo. Una volta tolto il blocco di plastica, posiziono la matrice in questo modo. L'altra la inserisco nel foro superiore così. Vado poi ad alzare questa vite come indicato nelle istruzioni. Qui puoi vedere infatti che per posizionare i rivetti tubolari è necessario girare questa vite e la posizione va scelta in base allo spessore del rivetto e del tessuto. Trovi tutto indicato qui. Con il punteruolo vado poi a forare i due lembi di tessuto insieme in corrispondenza del segno fatto con il filo per imbastire. Spingo il punteruolo bene fino in fondo. Incastro poi la parte di rivetto con il perno qui sotto in questo modo. Mi assicuro che entri bene all'interno della parte più morbida verde e che si incastri bene. Posiziono poi i miei due lembi di tessuto con il dritto verso il basso, mettendo i buchi del tessuto all'interno del perno del rivetto. Metto il secondo pezzo di rivetto sopra il perno come se fosse un cappuccio. Abbasso la leva del Vario Creative Tool, il manico, in posizione di controllo senza spingere per il momento e verifico che sia tutto in posizione corretta. Una volta verificato che sia tutto ok, faccio leva sul manico per chiudere il rivetto. Non è necessario in questo caso fare tantissima forza. Quando il rivetto si chiuderà sentirai come se diminuisse la pressione. Ecco qui il rivetto applicato che blocca insieme i due lembi del maxicollo. Applico poi tutti gli altri nello stesso modo. Ti consiglio, una volta utilizzate le matrici, di riposizionarle sempre nel loro alloggio all'interno della scatolina in modo da non perderle. Ricordati anche di abbassare completamente la vite e farla tornare nella posizione iniziale. Ecco qui il risultato finale. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video, mi trovi anche su Instagram e Facebook come la Dulsatina e ci vediamo presto per un nuovo video, ciao!